Abbiamo iniziato per Sonia. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mi presenta come una zucca e vedo che viene tagliata a metà con violenza da un colpo di accetta. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è come se lei fosse all'interno di questa zucca dove sono i semi e lei vuole proprio arrivare al centro. E dice sì. Vibrazione di Sonia. 1,7. Consapevolezza. 129. Anima. 43. Vite. 2017. Cervello. 9. Suscettibilità ipnotica. 42. 3D. 78. E vivacità animica. 94. Ok. Capacità medianiche, visto che è a 9. Ma mi fa vedere che sta accarezzando una cagnolina Beagle. È come se sentisse anche la sua vita. L'empatia con gli animali? Secondo me in particolar modo sì. Cioè, la sento più con gli animali che con le persone. Altre capacità medianiche? Ci sono? E in generale con la natura, perché le vedo anche rispetto alle piante, ai fiori. Come sentire anche i loro bisogni. Se hanno bisogno di essere annaffiate, concimate, se hanno bisogno della luce, di essere spostate, in che fase sono della fioritura, un dialogo così. Nome del progetto di Sonia. A me viene cecità, come se lei fosse un po' all'oscuro delle dinamiche della terza dimensione da cui è imprigionata. Perché ci sono proprio degli ingredienti caratteristici della terza dimensione, tra cui la carenza, c'è la scarsa autostima, c'è la solitudine, c'è l'isolamento, c'è la tristezza, c'è il fallimento. Entità eteriche. C'è una talpa del secondo universo che è come se la volesse proprio mantenere al buio, all'oscurità. Non volesse farle vedere la realtà circostante per come è davvero nelle sue dinamiche vere e reali. Poi c'è tipo una gallina come falconiforme che non so come spiegarti, come se la obbligasse ad entrare in competizione per ottenere l'attenzione del gallo. Questo non necessariamente significa in competizione per ottenere l'attenzione di un maschio, gallo non è necessariamente solo il maschio. Come se lei sempre si dovesse dare da fare, per spiccare, per obiettivo quello di ottenere l'attenzione e l'approvazione. È proprio una dinamica infatti che le ha instillato la madre, perennemente in competizione con lei. Poi c'è questo coccodrillo che è come se
gli producesse proprio uno stato anche di tristezza, sai, no? Un coccodrillo lacrimante. E, è come se poi in questa fase che può essere di menopausa, perimenopausa, avesse ulteriormente, diciamo così, rincarato la dose. E, e poi c'è un uomo del tempo che è come se le decantaste il valore della attesa, del protrarre le cose. Per cui lei magari sul piano materiale si dà anche tanto da fare, però di fatto le situazioni è come se proprio fossero invece molto lente, molto allungate nel tempo. Quindi questo rilascio molto lento, le situazioni quindi che rimangono tali per anni e anni. E poi 3 di L. Entità mentali sono 3. Vediamole. Una me la dà proprio come carestia. Come se lei abbia un senso di mancanza, di carenza da svariati punti di vista. Sente molto la mancanza di un appoggio, di un sostegno vero. Questo da sempre. Anche l'affetto non l'ha sentito ed è come se questa roba si protraesse nel tempo, del sentirsi poco amata. Questo si riflette anche in ambito economico, e una certa scarsità economica. E vedo che è come se questa sensazione di carenza fosse la miccia che accende il suo essere crocerossina. Perché sentendosi carente d'affetto, cerca di essere disponibile per tutti, così riceverà qualcosa. Mm-hmm. Ma spesso poi invece non è proprio così, Non lo è mai quasi. No, anzi si crea proprio una situazione di forte squilibrio. Livello? 6. Come la vedi carestia? Non te lo chiedo quasi mai. Come vedi le entità mentali, no? Non te lo chiedo quasi mai. Questa come la vedi? Questa si presenta proprio come se fosse è una donna, però in realtà non capiresti neanche che è una donna, da quanto è dimagrita, rinsecchita, ha tutte le labbra secche, tagliate. Sembra quasi essere in un deserto in cui non c'è acqua, non c'è proprio nessun genere di risorsa. Viene così, il senso dell'aridità. Poi è come se ci fosse una sorta di come contrappeso. Cosa fa l'entità mentale? Carestia, crea un'ingordigia. Un'ingordigia che non si realizza nel cibo, ma è come se si realizzasse in un'ingordigia di esperienze. Per cui lei arriva ad inanellare una serie di esperienze, a volte anche negative, ok? Pur di andare a colmare quel vuoto lì. Cioè, c'è qualcosa di veramente molto complesso e contorto, perché la sua mente potrebbe anche spingerla verso il cibo, però il cibo significherebbe non accettazione. Ok? Mm-hmm. Significherebbe andare a insistere su una competizione estetica che la farebbe perdere con la madre. Ci sono creati dei meccanismi molto complessi e molto contorti in Sonia all'interno della famiglia. Quindi allora lei cosa fa? Non ripiega sul cibo che le farebbe perdere la competizione con la madre,
che poi è una competizione lanciata dalla madre, ma che lei, come patto di fedeltà, la accetta, ok? Quindi non si riversa sul cibo, ma sulle esperienze. E quindi è come se ci fosse questa voracità di esperienze. È ingorda di E esperienze. sì, anche un po' a casaccio le ingurgita, senza considerare che molte di queste esperienze le fanno male. Esattamente come se mangiasse, che ne so, del cibo spazzatura. Mm. Ma queste esperienze sono anche aiutare gli altri? Assolutamente, anche perché spesso lei aiutando gli altri assorbe proprio la tossicità di queste persone. Mm. Quindi non è un aiuto materiale, vado a farti la spesa, vengo a farti le pulizie in casa, così, no? Assorbo il tuo malessere. Che livello? Viene un 5. Va bene. E la terza, vediamo. Aspetta che prima l'avevo vista, non la vedo più. È qualcosa tipo come una specie di danza mortale. Ah. Allora, vi fa vedere che è una danza anche lenta. È una danza lenta e mortifera. Per cui di fatto lei si trova in situazioni, la porta a stare in situazioni di grande dolore, di grande sofferenza, come se fosse proprio un'agonia. Che livello? E quindi anche frequentare persone che hanno situazioni dolorose e confinano così con la morte, con la malattia. E mi viene di nuovo 5. Ok. Vediamo gli impianti. Come impianto mentale c'è una specie di benda in testa, quasi come a ripararsi dai tanti colpi, no, che ha ricevuto. E, e questa benda però scende anche sugli occhi e quindi le impedisce di vedere ciò che sta intorno a sé in maniera davvero profonda e completa. Poi c'è come una specie di laccio alla gola che produce in lei un senso di soffocamento, di ansia. Poi c'è proprio una specie di, guarda, tipo i gambaletti, quelli a compressione graduata, molto molto stretto sulla gamba sinistra che arriva oltre il ginocchio e lì proprio sta a indicare proprio il fatto che lei è proprio castrata, oppressa dalla madre, al punto che lei quasi non riesce a camminare, no? Con questa... Sì, vai. Ok, al punto che non riesce quasi a camminare da quanto è costretta. Ok. C'è, non te l'ho detto, Monica, una decina di minuti in cui, non dall'inizio, ma nei primi 5 minuti, Sonia è uscita dalla conversazione e adesso è riuscita a rientrare perché la connessione è mancata, sembra. Causa esoterica. È come se il patto di fedeltà l'avesse reclamata. Il patto di fedeltà alla madre e più in generale alla situazione familiare non va spezzato. E quindi ovviamente vengono create delle distrazioni. Di fatto questo patto di fedeltà è mantenuto da lei, ma è mantenuto anche dal figlio. Perché è come se Sonia si trovasse, cioè con tutto il rispetto, però tra due Fuochi. parassiti anche, Certo. ok? Che succhiano da lei.
E proprio questo succhiare le sue energie è un modo per non farle vivere la propria vita, per perpetuare nel complesso quello che vogliono le forze oscure della terza dimensione. La dipendenza è una delle cose che vogliono, l'invischiamento in situazioni tra l'altro quasi inestricabili sembrano. Chiamiamoli un po' di persone nel cinema. Il secondo marito, il padre dei suoi figli, il figlio, la figlia, la madre e il padre. Allora, qui c'è una gran confusione, perché allora la madre viene in una maniera assolutamente paradossale, perché è come se dicesse, ma in questa casa devo fare tutto io. Che ovviamente non può essere assolutamente così, no? Mm-hmm. Però per dire come è assolutamente prigioniera di una bugia, no? La madre, non sapendo ovviamente di esserlo. La figlia come se venisse sotto forma di adulta. È un adolescente, però a me viene come già adulta. E bisogna stare attenti perché lei rischia un po' di fare la mamma di Sonia. La stessa fine. Cioè praticamente vedendo che la vera mamma naturale di Sonia non è stata una mamma, è come se questa ragazza volesse fare un po' lei da mamma, per dare alla propria mamma quello che lei non ha avuto. Poi tipo la mamma naturale, vera di Sonia, è come se allora se dico questo diventa una bambina. E dice, ma io non faccio essere una mamma che sono una bambina. C'è molto capriccio, diciamo, no? Molte maschere. Tante. Molti personaggi. Sì. Il marito? Il marito è come se ne volesse anche un po' stare fuori da tutto questo macello. Vedo che è come se alzasse le mani, ma io cosa c'entro in tutto questo? Però dice, io sono qui, io ci tengo ai miei figli, dice. Però rispetto a Sonia, insomma, non so se ci sia stata così grande lealtà. Il padre? Diciamo che, non so, no, allora il padre è molto elegante, però anche lì ha come un vestito molto più pesante di questa stagione, no? È un completo due pezzi, però tipo di lana sembra. Ed è proprio un po' immobile, fermo in una posizione abbastanza così, è immobilizzato, con le mani incrociate. Chi è seduto più avanti nel cinema, cioè più interessato? La figlia sicuramente, e il figlio è come se lui non si muovesse autonomamente, ma all'interno di uno scarabocchio. Cioè lui è come imprigionato in una specie sì, di scarabocchio, no? Nero. Di questi 5, 2 figli, 2 genitori e un marito, chi è connesso a Sonia attraverso altre vite precedenti, parallele? Tutti. Chi con più vite? La madre, mi sembra. Chi con vite più importanti?
Entrambi i figli. C'è qualcuno che in questa vita Sonia non ha incontrato e ne incontrerà, perché magari non ci sono coincidenze spazio-temporali, ma che è nella ricerca della consapevolezza per Sonia ben più importante dei figli, dei 5 nel cinema. Una donna. Perché? Mm, Perché è come se avesse avuto una situazione un po' simile a quella di Sonia, dove si sentiva molto invischiata e prigioniera ed è riuscita a conquistare la libertà. Possiamo dire, Monica, che le vite parallele precedenti sono di un'importanza relativa. Sì, 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 sono molto d'accordo, sì. Quindi dare per esempio alla figlia il ruolo di salvatrice e che in qualche modo ha avuto dei ruoli in altre vite è fondamentalmente relativo? Anzi, sarebbe importante spezzare questa catena. Mm, mm, mm. Mm, Perché ognuno, pur volendo bene all'altro, diventi autonomo, perché purtroppo qua c'è molta dipendenza l'uno dall'altro, nel bene e nel male. E questo rende infelici tutti quanti, perché si sentono responsabili chi di questo, chi di quell'altro, e responsabilità e colpe. Questo è l'argomento un po' di oggi. Croce Rossina, Sonia verso tutti, lavorare, fare per gli altri, aiutare gli altri, tutti sono dipendenti. Anche chi riceve l'aiuto di Sonia, soprattutto. Moltissimo, certo. E lei si deve rendere conto che esistono delle leggi non scritte che sono le leggi del cosmo. Il cosmo cerca l'equilibrio, per cui dare tanto e non ricevere non è in armonia con il cosmo. Quindi per cui lei avrà sempre una vita travagliata proprio perché sta continuamente in squilibrio. Tanto più che questo suo dare in realtà non è esattamente ed esclusivamente motivato da un moto profondo di generosità. È un qualcosa che è come anche un automatismo in lei, perché lei fin da piccola ha sempre dovuto dire sì e dare. Ed è quello che le è rimasto. Io sì, do. Ma di fatto in tutta la sua vita questo atteggiamento qui non è stato molto premiante per lei. Le ha portato tanti dolori. Che succede nel cinema? Cosa succede a queste parole? Sua mamma è proprio bambina. È come se adesso iniziasse a parlare un po' come una bambina, con la vocina da bambina. Mm. Cosa dice? Ma non è giusto. Ehm, allora, sappiamo che tutti quanti veniamo qua a fare un gioco, no? In terza dimensione. Il gioco che mi fa vedere Sonia è che lei si è ritrovata una mamma bambina. Lei è diventata anche fisicamente adulta molto presto. Eh, ok, proprio come aspetto, intendo dire esteriore, oltre che come responsabilità. Quindi lei le manca quella parte lì, cioè lei non è mai stata bambina. Allora poi che cosa succede? Fa vedere come il suo ragazzo, il figlio maschio, ha visto, no? Questo campo energetico così carente.
ok? Carente d'affetto, carente della possibilità di essere bambina, eccetera, eccetera. Mm. E lui come se fosse rimasto bambino, ok? Un bambino che tante cose da solo non le può fare, non se la sente di fare. Un bambino spaventato, pur essendo lui adesso un uomo. Quindi si alternano, ok? Tua mamma era bambina, Sonia adulta e adulta per tutti. Poi il suo figlio maschio è un bambino, la figlia femmina adulta. Però partendo da Sonia, che fa un lavoro su di sé, può ridare Ordine. un giusto equilibrio alla situazione. Come? E l'indipendenza di ciascuno. La prima cosa è, io vedo che si leva questa benda dalla testa, perché è vero che lei ha preso proprio anche, come posso dirti, diverse craniate. Però deve stare anche attenta a non rimanere nel ruolo della vittima. La terza dimensione vorrebbe questo, che siccome lei ha sofferto tanto, andandosi anche a cercare tante esperienze complesse, la fa stare magari nel ruolo della vittima. Oh Dio, quanto ho sofferto, eccetera, eccetera. Di fatto le energie che supportano il cosmo in questo momento sono l'opposto di quello che Sonia ha vissuto. Cioè c'è stato un momento in cui Sonia ha proprio l'età tipica dell'inquadramento della terza dimensione, quindi lei è proprio stata immersa da capo a piedi nella terza dimensione. Come nella cera. Sì, esatto. Imbevuta di terza dimensione, non si è fatta mancare nulla, neanche le attenzioni morbose da parte di adulti quando lei era ragazzina. Nulla si è fatta mancare, perché varie mancanze di rispetto, varie mancanze di lealtà, perché lei abbia sempre cercato di esserlo, e anche molta complessità, nel senso di meccanismi contorti. Anche suo figlio è in un meccanismo contorto. E questo era perché nella terza dimensione non si poteva fare a meno, cioè era proprio il buio totale, la schiavitù totale e tutte le esperienze di disamore. Adesso veramente da un punto di vista vibrazionale, il nostro tempo, la nostra terra, ci dà la possibilità di scrollarci di dosso tutto questo. Però dobbiamo accettare di non stare più nell'inerzia, perché magari per automatismo si portano avanti certe dinamiche. Di respirare quest'aria nuova, partendo dall'elemento più sano, che è sua figlia, e riconoscere che sua figlia ha una sua vita, incentivarla alla sua vita. Ok. Monica, apriamo il portale aureo e chiamiamo chi viene. Allora viene qualcuno con tipo una motocicletta, che però non so chi sia. Potrebbe La essere porta a mano. è il primo marito di Sonia? Potrebbe. So. Andava in moto, Sonia? Sì. Ok, a mano però la porta, cioè lui non è in sella.
Perché? A mano? Allora, può darsi che siano delle suggestioni relative alla vita, non credo che sia la sua condizione attuale, perché come dire ho bucato la gomma, si è fermato il motore, è un contrattempo, diciamo, così. Forse anche lui attuava delle strategie per, capito, attirare l'attenzione di Sonia. Mm. Diverse persone fanno così con lei per tenerla legata, perché lei subito è pronta quando uno ha una difficoltà, no? O forse può essere anche una provocazione, sai, da parte dell'ex marito, dire questo. No, non è facile perché quando sono morti così da tanto tempo i messaggi spesso sono così sfumati. Ehm, Mi fa vedere il cielo di giorno però, le nuvole, come se forse a volte lui ha provato a comunicare con lei attraverso le nuvole che cambiano o attraverso il sole che va e viene, come dargli delle risposte, tipo lei fa delle domande, no? Lui dà delle risposte, il sole che va dietro le nuvole, il sole che va avanti alle nuvole. La cosa che dice è io non mi permetterei di disturbarti. Dov'è adesso Sei tu questo... che ricrei un'immagine di me, lui dice. Dov'è questo disincarnato? Io lo vedo vicino a un raggio di sole. Quindi io direi nel portale aureo. Non lo invitiamo ad andarci perché c'è già entrato. Quanti anni sono passati, Sonia, più o meno, da che è mancato? 25. 25. Tu lo sapevi, Monica? Hai dato 25, io ho detto 25. Perché lei stava dicendo 25. Scusa la tosse. Va bene, messaggio di congedo. È come se volesse indossare un abito molto elegante, in bianco e nero, ehm, con la camicia bianca, l'abito nero, tipo sì, uno smoking. Non so se quando sono sposati magari lui era tipo vestito così. Ehm, ehm, è come se volesse farmi capire che ora a lui non servono più le parole, ma vedo che gli porta davanti un cuscinetto piccolo di raso rosa e lui dice riposa qui le tue lacrime, saranno le ultime. Lo salutiamo. Chiama se c'è, Monica, la bambina nata ma non vissuta. Non mi arriva nulla, mi dispiace, sono sincera. Non c'è. L'anima era No, scesa. no. Mm. Allora, per come vedo io, no, c'era solo la parte eterica. Basta. C'è qualcuno che si presenta di sua spontanea volontà? Ma mi viene un'anziana signora, tipo con il casco della parrucchiera in testa. Adesso non so se tra i molteplici lavori Sonia ha fatto anche qualcosa di simile.
No, in questo caso o no. accompagnava questa signora da una parrucchiera, una cosa del genere, o una signora che ci teneva ad andare con una certa frequenza dal parrucchiere, Questa anziana. sì. Mhm. Ok, perché bisogna anche capire cosa significa l'immagine. Eh, Ben curata, mm, chiaramente compatibilmente, no, con l'età. Eh, Sonia è una donna molto elegante e aggraziata, dice. Poi c'è qualcosa rispetto ai biscotti, non so se consumavano dei biscotti insieme, che cosa. Ehm, e poi un giornale inteso come un quotidiano tipo. Ehm, Dice che Sonia ci sa fare molto con le persone fragili, deboli, in difficoltà. Eh, ma nessuno lo direbbe, vedendola fuori così, che è così bella, che dà così nell'occhio, e poi è un pezzo di pane. Questa signora All'inizio anch'io, se anch'io all'inizio quando l'ho vista non ero tanto convinta, poi quando l'ho conosciuta è veramente un pezzo di pane, dice. questa signora è già nel portale aureo o ci vuole andare? Sì, ci vuole andare. Allora la mandiamo e la salutiamo. Mm. Sì? Sì, 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 con molto garbo, si muove così con i modi ad altri tempi, è molto piacevole seguirla. Va bene, un po' di cause esoteriche. Una delle più importanti, problemi economici di Sonia Costanti, causa esoterica. Lei deve rimanere in questo schema di dipendenza e di carenza, anche perché lei ha proprio anche questa entità mentale che si chiama carestia. Mm. Per cui è proprio l'ideale che Sonia sia povera, così rimane in quel gioco lì in cui di fatto continua a stare in questa situazione con la mamma, insomma, no? Quindi questo patto di fedeltà rimane acceso. Mhm. Ehm, mm, Poi è come se anche questa talpa le impedisse di vedere gli spiragli di luce e quindi di buone occasioni di lavoro e le fa vedere invece solamente gli angoli un po' più cupi, dove c'è da fare molta fatica, dove c'è comunque sofferenza, dove c'è magari anche il lavoro in nero, cose del genere. Va bene. Causa esoterica di una mamma come la sua, con in più una disabilità adesso. Allora, cosa succede? Cioè, l'abbiamo detto tante volte, è un gioco crudele, un gioco subdolo, in cui di fatto noi creiamo un piano materiale che corrisponde al nostro campo energetico. Il campo energetico che si è creata Sonia nel tempo è proprio quella di mh, innescare il meccanismo di dipendenza, ok? Perché è come se lei obbedisse alla terza dimensione, alle forze oscure della terza dimensione che le dicono ti obbligo a innescare nella tua vita il meccanismo di sudditanza, di dipendenza e di prigionia. Mhm.
E cosa è successo? Queste anime si sono scelte fra di loro per obbedire questo diktat. Mhm. Allora, l'ideale è avere la mamma bambina, così lei deve essere adulta precocemente. Poi, quando lei è adulta e potrebbe avere la sua libertà, la sua vita, no, la mamma diventa disabile e quindi di nuovo lei si deve occupare. Mm. E in più il figlio di cui si deve occupare, ok? Per mantenere in piedi il gioco di terza dimensione in cui sono tutti incastrati dipendenti, in cui sono tutti schiavi, in cui sono tutti infelici. Causa esoterica di avere un figlio col doc, praticamente lo stesso. Allora, sì, è lo stesso. Mm, Cioè, è come se questo bambino sentisse che il modo per rimanere per sempre azzeccato, proprio avvinghiato alla madre, è questo. In questo modo lui non si potrà mai separare da lei. Affrancare da lei. Sì, pur rendendosi conto che non fa una vita propria. Diciamo che però sto vedendo che in eterico Sonia fa delle azioni, perché vedo che è andata vicino allo scarabocchio dentro cui è imprigionato il figlio e lo tratta questo scarabocchio come se fosse una sorta di fil di ferro. E allora vedo che lo sta aprendo, lo Lo sta rendendo raddrizza. meno, Mm. sì, esatto, meno Lo riordina. ingarbugliato, meno, sì, meno contorto, per far capire a lui che lei vuole che lui sia libero e indipendente. Monica, esistono delle dimensioni o vite precedenti che la tengono in questa situazione? Ma io ho visto tipo che, sai, quei casi in cui il marito uccide la moglie e poi si suicida. Mhm. Erano una cosa così. E lei chi era E il marito, l'uccisa? la Mhm. moglie, sì, 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 sì. Tipo come se fosse per gelosia E il marito chi era? il ragazzo, il suo attuale figlio. Ah. Mm. Come se lei volesse lasciarlo in questa coppia, lui un po' violento, un po' borderline dentro questa relazione così. Lei prende una decisione ferma dopo vari tira e molla, dice io ti lascio, lui capisce che non c'è più possibilità di farle cambiare idea, allora attua questo omicidio e poi suicidio. E quindi perché si sono rincontrati in questi Ma termini? come? Perché ogni vita è una nuova occasione, ok? In quella vita lì l'occasione, insomma, no? È stata usata un po' male perché non si è accettata la libertà reciproca. Lui non ha accettato la libertà di lei, ma non ha neanche apprezzato la propria, ok? Quindi si ripropongono di rincontrarsi per superare questa problematica e quindi di gestire la questione libertà e rispetto della vita in una maniera differente. Mm. Sembra anche quasi che il riproporre, no? Vite rimaste un po' in sospeso con incarnazioni successive sia un meccanismo 3D. Esattamente, In realtà esattamente, nella quarta dimensione ce ne frega niente a nessuno. Tutti noi, esatto. se vogliamo, possiamo andare nella quarta dimensione e sicuramente tutti noi abbiamo degli irrisolti qua e là in chissà quante vite. Questo non ci impedisce Sì. di fare ciò che vogliamo. Eh,
È un po' il concetto del karma, quasi questo. Infatti i buddisti dicono fino a che l'ultimo non brucerà il suo karma, nessuno potrà, praticamente siamo tutti fottuti per sempre, perché c'è sempre quello indietro, c'è sempre l'asino, c'è sempre quello che ha bisogno ancora di migliaia di vite e allora si sta tutti lì ad aspettare infinitamente. Yogananda può andare a Chapairat. Ma sai che Sonia adesso si è messa delle scarpe belle, da donna, femminili, no? Con il tacco, e dice adesso io lascio un attimino perdere tutti questi impegni e vado a ballare. Andiamo a ballare con le scarpette da ballo nel cluster di Sonia. Molto carina, si è messa così con i jeans svoltati, C'è il mostra anche risvoltino. delle caviglie, Uh-huh. sì, con caviglie belle, un po' abbronzata, sopra il top, è carina. È come se pensasse a sé in questo momento. Lei dice non per attirare gli sguardi, ma per sentirmi io libera e per divertirmi. E va proprio con questa allure proprio di divertimento, quasi come se stesse già iniziando a ballare, va verso il cluster. Ma il cluster lo vedo una valanga di medicinali, di vario tipo. Credo che, insomma, tra una questione e l'altra, lei sia spesso lì a somministrare medicinali in giro. O comunque Aiutarli, aiutando non gli so. altri. Certo, La certo, medicina dell'aiuto. certo. Sì, diverse scatole, forse ci sono anche delle iniezioni. Proprio il modulo della Croce Rossina, no? Che porta lei la cura, porta lei Tiene queste medicine? i medicinali. Dunque, cerotti, eh, stampelle, eh, misuratura della pressione, l'auscultatore per ascoltare il cuore, perché se li sta girando un po' tutti. Li tiene o no? È il momento di Allora, decidere, è il momento di cambiare la propria personale storia. Lei sceglie per se stessa. Non perché così poi di riflesso aiuterà XYZ. No, lei ha la sua esclusiva storia. Come madre ha la responsabilità di, come moglie o compagna ha la responsabilità di, come figlia ha la responsabilità di, come responsabilità ha solo realmente la responsabilità della sua personale storia. chiaro che Sonia è un po' preda di spinte contrastanti perché è venuta qui vestita così in maniera molto sbarazzina. Poi quando si è trovata di fronte al cluster ho visto che ha come indossato una specie di camice bianco. Poi adesso mentre tu parli lei si sta togliendo il camice bianco. Non è facile per Sonia, ok? Perché è una vita che lei ha a disposizione dei più fragili, dei più bisognosi. Eh, sì, perché lei è un po' anche come il medico, l'infermiera, un po' come tutto, un po' anche come la psicologa. E lei sa che se toglie questo camice, quindi toglie tutto il cluster, deve guardare la vera Sonia negli occhi. Prego. Come si dice, ho tanta paura di non esistere. Vediamo se è così. Se non sono tutto questo, se non faccio tutto questo, esisto? Vado bene?
teniamo queste medicine. Io voglio provare ad essere una donna. E oltre una donna divina. Voglio provare a buttarle. Proviamo. Portale definitivo, via. Sì, via. È un po' smarrita. Adesso si toglie anche il camice, l'aveva tenuto, e butta anche via quello, sempre dentro il portale definitivo. E vedo che fa un ad eternum abbastanza creativo con la forbice, creando una specie di origami. Voglio mettere qui un'opera d'arte che non dimentico. Voglio stare, è arancione, un arancione acceso. È come se dicessi io voglio stare nei colori nella vita. E si guarda questo top che indossa, che è un rosa quasi fucsia. Voglio stare nella luce, nel colore, lei dice. Crea un ad eternum qui dentro. Sì, sì, questo con origami. Ok, arancione. Mm, No. Sì. sì, Ah, ok. C'è un avatar anche? è come se fosse una avatar femminile che la critica, che la boccia, che la giudica in continuazione. Senza analisi, via, e mettiamo un Sì, ad eternum anche qui. è una torcia. Ha una torcia in mano ed è una torcia che emette un fascio di luce incredibile. Benissimo. Cecità, il progetto esiste ancora? C'è luce. Luce. Talpa, gallina, coccodrillo, 3DL, l'uomo del tempo, carestia, ingordigia, danza mortale esistono ancora? No. Nuova vibrazione. Dunque, 155. Nuova consapevolezza. 164. Com'è l'alito del cane? Nuova PS. 53. Vite. 1847. Cervello. 9,8. Wow. Suscettibilità ipnotica. 54. 3D. 35. Ottimi valori. Vivacità animica. 96. Ottimi valori, un cervello altissimo legato sicuramente all'empatia verso gli animali. È così? Sì, animali, piante, anche bimbi forse, ciò che è un po' cucciolo. Mhm. Messaggi brevi finali. Sonia lascia un messaggio solo importante, o quelli che vuole lei, nel cinema. A chi e quale? Quali? So io come ricostruire la mia vita in generale, dice, alla platea, e poi vedo che abbraccia entrambi i figli, uno con un braccio, l'altro con l'altro braccio, e, e si sente forte ma supportata.
E il messaggio proprio che lascia a se stessa è questo: io sono forte, ma non sono sola. Ci sono energie importanti d'amore e di sostegno intorno a me. Quindi lo dice a tutti, i Sì, figli, i genitori, il marito, compagno, esatto. marito. Non fa più una distinzione. No, come riappropriarsi della propria vita, ehm, non spezzando i legami con loro, ehm, ristabilendo il giusto equilibrio che l'universo sa. Tuttavia, indipendentemente da questa sessione, lei dovrà sempre vedersela con la madre, che è disabile e con un figlio che ha dei grossi problemi. Come congedarsi da se stessa in questa sessione su questo tema, quindi messaggio a se stessa. Comprendendo le dinamiche profonde di questo gioco, cambio il mio stato d'animo. Non mi faccio più fagocitare dalle situazioni pratiche, le vivo con il giusto distacco, sapendo che io prima o poi cambio tutto e non sono sola. Vuole darsi un altro nome, Sonia? Così si ribattezza. Cambiamo tutto, cambiamo anche il nome. Così un'idea. Allora, o viola o bianca. Perché? Potrebbe essere una questione di colori e di rinnovamento. Come la vedi? Cosa fa? Come se iniziasse a comprendere, a sentire profondamente che esiste un altro livello di realtà, oltre a quello materiale, costituito da tutte queste difficoltà. L'eterico. L'eterico e l'astrale. Mm. Cosa fa? È come se allungasse una mano e arrivasse in quest'altro spazio non spazio e sente che lì c'è davvero tutto per stare a proprio agio e lo porta giù. Da quel livello lì lo porta giù al suo livello. E Vedo cosa che ne fa? accarezza una guancia del figlio e dice piano piano ce la facciamo. Vibrazione finale e abbiamo finito. 3, 3, 3. Va bene.